Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Sono le 10 di sera, mi sono ridotto a quest'ora per fare il video perché ho sperato fino all'ultimo che sul sito, sull'applicazione venissero ufficializzati i prodotti che vi farò vedere fra poco. Questi sono dei link che girano nei gruppi di Facebook, ma questi me li ha mandati in chat Massimo, che ringrazio, non dico il cognome per correttezza, però mi sono stati inviati in chat: Riccardo, ti faccio questa soffiata, ci saranno queste uscite. E sul sito effettivamente, sull'applicazione, ma sul volantino cartaceo, queste non ci sono. Vi farò vedere pure qualcosina. Prima di iniziare a fare questa micro recensione di questi articoli, però voglio invitarvi ad iscrivervi nel mio canale Telegram. L'ho pubblicizzato pochi giorni fa, eravamo quasi 8.000, siamo già più di 13.000 iscritti e in tantissimi stanno approfittando delle offerte che il mio canale riesce a captare. Appena vengono messi direttamente online, vengono presi, inviati subito nel canale, potete approfittare e acquistare i prodotti prima che finiscano, scontatissimi. Quindi il link nel primo commento della descrizione per unirvi gratuitamente al canale Telegram. Basta cliccare su unisciti, farete parte del canale e potrete usufruire degli sconti. Ma ora torniamo a noi. Allora, il primo prodotto che troviamo è il compressore da 24 litri. Per fare questa recensione ovviamente io guarderò la tablet, però metterò qua in sovraimpressione le schermate che sto guardando. Allora, il compressore in questione innanzitutto viene scontato di tantissimo, quindi 13% di sconto, da 149 euro scende a 129 euro. Comunque è un po' costosetto rispetto ai prezzi ai quali siamo abituati, però è più conveniente. Diciamo che è in linea con i prezzi che si trovano nei vari Brico. È da 24 litri, ha praticamente lo stesso motore di quello da 50 litri, cambia solamente la grandezza del serbatoio. In dotazione troviamo anche il tubo per aria compressa, ma non troviamo altri accessori. La regolazione da 0 a 10 bar, ha 2 manometri con una scala di misura sia in bar che in PSI, e quindi possiamo anche regolare la pressione e decidere di lasciarla fissa in una determinata impostazione grazie alla ghiera con uno scatto. Ma questo lo faccio vedere nella recensione, che vi lascerò pure giù nel primo commento e nella descrizione. Permette di evitare che con le vibrazioni la rotellina si sposti e quindi possa cambiare questa regolazione. Ha una capacità di aspirazione di 260 litri al minuto e un'erogazione effettiva di 7 bar con 103 litri al minuto, 1 kW e 8, modello PKO 24B2. Dotato anche di ruote in gomma. Nella parte frontale abbiamo pure 2 appoggi in gomma antivibrazione e i 2 innesti servono per avere una doppia uscita, una che è regolabile tramite il pomellino, è indicata dal manometro, l'altra invece ha un'uscita libera e la pressione dipende dalla pressione interna del serbatoio, quindi non è regolabile. Vi consiglio ovviamente di utilizzare quasi sempre l'impostazione, il collegamento con l'innesto con la regolazione, perché alcuni strumenti si potrebbero danneggiare, ma anche un'aria che arriva con una pressione elevata in base a dove state soffiando potrebbe creare dei danni. Guardiamo anche le immagini. Questa è un'inquadratura dalla parte superiore, si vede sia i manometri, i vari innesti, quello di sinistra è quello regolabile, quello di destra non è regolabile. Questa è una fotografia panoramica e basta, sono solamente 3 fotografie. Quindi andiamo ora all'altro prodotto. Questo è un set di accessori per compressore. All'interno troviamo diversi articoli, tra cui un avvitatore a percussione con potenza di percussione regolabile su 4 livelli, un avvitatore a cricchetto, uno scalpello pneumatico, una levigatrice a penna e una pistola di soffiaggio, più 66 accessori suddivisi fra adattatori, attrezzi per il montaggio, nastro per sigillare la filettatura e olio specifico però per strumenti ad aria compressa. Vi lascerò i link pure per poter comprare questo tipo di olio, ma in dotazione con i singoli attrezzi comunque trovate sempre la boccettina che dura parecchio. Allora, non vi ho detto granché del compressore perché volevo arrivare a questo articolo. Questi sono dei prodotti, degli articoli, degli attrezzi che funzionano con aria compressa, venduti lo stesso giorno in cui troviamo il compressore, però non vanno bene per quel tipo di compressore e non è un'anomalia, perché comunque è una giornata dedicata a tutto ciò che funziona ad aria compressa. Non è detto che i vari articoli in vendita debbano essere compatibili fra di loro, quindi se avete un compressore potente allora potete utilizzare questi accessori, perché effettivamente per quanto riguarda per esempio la pistola per smontare le gomme, se non viene utilizzato sia con un compressore potente ma anche con un tubo che possa offrire una buona portata di aria, allora ragazzi non riuscirete mai a utilizzarla per smontare i dadi delle gomme dell'automobile. E lo stesso per quanto riguarda gli altri articoli, forse il cricchetto, ma insomma diciamo che è un po' eccessivo. Vanno bene, ma non dovete aspettarvi con quel compressore chissà quali prestazioni. Per esempio la piccola levigatrice, insomma, ruota, ma appena l'appoggiate si ferma. Ed è normale, con tutti i compressori da 24 litri, non è una questione di parkside o meno, ma semplicemente non ce la fanno perché non sono adatti per questo tipo di lavoro. Ma diamo un'occhiata anche alla pistola pneumatica. Questa l'ho recensita all'interno di un'officina meccanica,
vi lascio il link giù per poter vedere come si comporta, e utilizzandola con il compressore del meccanico, che ovviamente è professionale ed è buono, è andata alla grande. Pensate che il meccanico ha voluto comprare la mia, io poi sono andato a comprarmela di nuovo perché anche ero là, l'ha voluta lasciata direttamente lì, si è trovato davvero bene. Ovviamente lui ha le sue di marca, ma ne volevo una così, da battaglia, come si dice. Questo invece è il martellino demolitore, anche questo che ve lo dico a fare, ci vuole un compressore potente, l'avvitatore a cricchetto che io vi ho già recensito a batteria, e questa invece è la piccola navigatrice a penna. Tra i vari accessori troviamo i classici accessori abrasivi, e poi le punte per lo scalpello con diverse tipologie, e una bussola e un set di bussole, tra cui un riduttore per poter utilizzare le bussole con il codolo da 1/4 di pollice, quindi che sia una bussola femmina col codolo da 1/4, l'innesto da 1/4 di pollice, ma un riduttore che ci permette di utilizzare con l'avvitatore che ha l'innesto da mezzo pollice anche i bit che vediamo da questa parte, che sono con l'innesto esagonale da 1/4 di pollice, quindi si può utilizzare come un normalissimo avvitatore, anche se un po' spratica come cosa, però. E qua troviamo altri accessori, quindi olio, chiavettina, eccetera, più altri accessori che servono per gonfiare i palloni, altri tipi di innesti, insomma, gli accessori che troviamo all'interno della confezione. Sono 66, quindi non ve li faccio vedere tutti. E questa è la valigetta, come sempre, semi-rigida, quindi diciamo che il compressore va bene per dipingere, va bene per utilizzarla con la pistola sparapunti, va bene per utilizzarla per soffiare, per gonfiare le gomme, si può utilizzare per tanti scopi. Un compressore valido, però che ha i limiti di tutti i compressori da 24 litri. Non pensate di utilizzarlo con questi strumenti. E a proposito di pistola sparapunti e di strumenti che possono funzionare con questo tipo di compressore, ragazzi, arriva la pistola sparapunti ad aria compressa, meravigliosa. Ve l'ho già recensita, ne ho ben due e mi trovo benissimo con tutte e due, di versioni differenti, e questa ha una buona potenza. Funziona anche con compressori piccoli perché non ha bisogno di un flusso continuo di aria, gli serve semplicemente quell'impulso per poter far partire il chiodino, e anche con chiodi di dimensioni generose riesce a funzionare bene. L'unica piccola nota è che lascia il segno sulla superficie. Questo è inevitabile con questo tipo di pistola, anche se c'è chi ha inventato un sistema per riuscire a evitarlo, però comunque sappiate che rimane il segno. Può sparare sia i chiodi che le graffe, e in dotazione quel giorno troverete sia 1000 graffe che 1000 chiodini, che sono visibili anche dalla parte laterale, perché c'è una sorta di finestrella che vi indica appunto la rimanenza di quante graffe e quanti chiodi ci sono. Anche per questa, per la dotazione, l'olio, quindi potete lubrificarlo inizialmente con quello che trovate all'interno, e degli occhialini per proteggervi, venduta all'interno di una valigetta semirigida anche questa. Questa è l'immagine in cui un operatore sta utilizzando questa pistolina. Come vedete, anche nell'immagine, nell'angolo, si dovrebbe vedere, almeno mi sembra che si veda il segno lasciato dalla pistolina, quindi valutatelo. Poi ci sono anche altre cose, quindi questo coltellino tascabile, che però non è uno solo, questo lo possiedo, me l'avete visto utilizzare tante volte, e questo coltellino, tra l'altro, fra le mie mani è diventato in questo modo perché l'ho inciso con l'incisore laser, quindi con queste incisioni colorate, è meraviglioso. Incisore laser a fibra, e gli ha dato queste tonalità, più un picchio inciso da questa parte. Insomma, mi sono divertito a personalizzarlo. Praticamente li possiedo tutti. L'unico che mi manca, appunto, è questo, tutto in metallo. Mi sa che questa volta arriverà qua, perché di coltelli ne ho tantissimi. Però nel volantino che è qua, il volantino cartaceo, sempre per giorno 1, troviamo anche, sotto ai coltellini che vi ho appena fatto vedere, questo binocolo. Un binocolo 10x50, compensazione ottica variabile, filettatura integrata per montaggio su supporto, quindi per il cavalletto, in dotazione un borsello a tracolla, un laccio regolabile, un panno per la pulizia e 4 tappini protettivi. 19,99 €. E per il super weekend, quindi dal 2 al 4 giugno 2023, ci saranno altri articoli in offerta, quindi la penna levigatrice multifunzione a corrente elettrica, che da 24,99 € scende a 17,99 €, quindi col 28% di sconto, e poi cassetta degli attrezzi con avvitatore ricaricabile composta da 92 pezzi a 75 €, quindi era 99, scontata del 24. In questo caso diventa interessante perché all'interno troviamo un avvitatore, un seghetto cutter, diversi tipi di punte. In poche parole, qua c'è scritto che viene meno di €1 a pezzo, si considerando anche il costo dei singoli bit, eccetera. Però è interessante perché la cassettina sembra robusta, ci sono 2 cassetti più lo spazio superiore, quindi una cassetta di questo tipo solitamente almeno un 50 €, 45 € ci costa assolutamente, anche le guide, insomma,
da quello che ricordo io è fatta bene, quindi se vi interessa date un'occhiata, poi se vi piace la comprate, altrimenti la lasciate là e lo decidete voi. Detto questo, non mi rimane che ringraziarvi di aver visto questo video anomalo, un po' in digitale, un po' cartaceo, ma purtroppo questa settimana si sono fatti desiderare. Non so per quale ragione, sul sito non sono usciti, sull'applicazione si vedono così tramite questi link e vi lascerò casomai i link pure che mi hanno mandato giù nel primo commento nella descrizione, così potete andare a guardare direttamente. Vi ringrazio, vi invito ad iscrivervi al mio canale Telegram, iscrivervi a questo canale, mettere mi piace qua giù, cliccare sul pollicione, quindi cliccare anche sulla campanella. Ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!